Avete inteso cosa ha detto la signorina? Mm-hmm. Oh, insomma, devo fare tutto da sola? Ti do subito una mano. No, non adesso, non mi sembra il momento. Mi sento imbarazzato con tutti quegli occhi del pubblico fissi su di noi. Oh, ci sono abituata io. Io ancora no. Bentornati in soffitta e benvenuti a un nuovo episodio carico di emozioni del nostro podcast dedicato alle protagoniste della commedia sexy all'italiana. Oggi ci immergeremo nel mondo di Agostina Belli, un nome che ha illuminato gli anni 70 con la sua bellezza mozzafiato e il suo talento straordinario. Tuttavia, dietro le luci della ribalta si c'era una storia travagliata e sconvolgente, l'omicidio irrisolto della madre Agostina. Chi sono? Sono Mimì, ma il mio nome è Lucia. Preparatevi ad attraversare i trionfi e le tragedie che hanno segnato la vita di questa straordinaria artista. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Agostina Belli. Appunto, Agostina Belli. Allora, io sono pronta se vuoi. Quando incominciamo? Subito, impaginiamo subito. Benissimo. Patrizia, vieni. Maria Agostina Magnoni, nata a Milano il 13 aprile del 1949, aveva un destino già scritto nel firmamento cinematografico italiano. Il suo primo passo verso la fama avvenne quando lasciò il suo lavoro da segretaria presso la Rinascente di Milano per cercare fortuna a Roma. Nel 1968 fece il suo debutto cinematografico nel film Banditi a Milano di Carlo Rizzani. Un inizio promettente per una carriera destinata a brillare intensamente. La bellezza sensuale di Agostina Belli era semplicemente magnetica e il cinema non poté fare a meno di notarla. Il decennio degli anni 70 vide la sua ascesa come una delle attrici più affascinanti, grazie a ruoli memorabili in film come Angeli senza paradiso del 1970 con Albano e Romina Power e Giornata nera per l'Ariete del 1971 con Franco Nero. La sua presenza sullo schermo incantò e affascinò il pubblico, soprattutto quello maschile, che la voleva vedere sempre più spogliata. Scusi, che cosa fa? Prima gli ho detto di quel formicolio. Francesca, adesso, un minuto fa, mi è venuta una gran voglia di fare l'amore. Ah, chissà che mi credevo che fosse. Guardi, non si preoccupi, è il flauto a becco. Dice? Sì, fa lo stesso identico effetto anche a mio marito. Ma oltre alla bellezza, Agostina Belli mostrava una vis comica notevole, mai veramente sfruttata dal cinema italiano. In questo periodo ha posato nuda per l'edizione italiana di Playboy. È stata la prima attrice italiana ad apparire nuda su questa rivista nel 1972. Ormai famosa, la nostra Agostina Belli fu chiamata per affrontare ruoli più impegnativi, ma non seppe staccarsi dal cinema prettamente commerciale. Nel frattempo, infatti, continuò a essere fra le protagoniste della commedia erotica italiana, talora ambiziosa, come Nel piatto piange di Paolo Nuzzi, altre volte trascurabile, come Due cuori in una cappella con Renato Pozzetto e Virilità di Paolo Cavara, contendendo a Laura Antonelli il ruolo di icona sexy in questo periodo. E a proposito di Laura Antonelli, nella playlist troverai la puntata dedicata alla sua tragica storia. Suggeriscimi come sempre quale attrice vorresti vedere su questo canale. Il picco della carriera di Agostina Belli arrivò con il ruolo di Sara in Profumo di donna del 1974, diretto da Dino Risi. Questa interpretazione magistrale le valse il prestigioso Globo d'Oro come migliore attrice rivelazione. Ma dietro l'immagine glamour si celavano sfide personali. Nonostante le avversità, il talento di Agostina continuava a risplendere intensamente. Ma cosa dice? Mi scusi signora, non diceva lei, diceva lui. Sì, insomma, mi dispiace. Beh, forse è meglio dormire, signor Venturoli, non crede? È stato un piacere conoscerla. 2 anni dopo, Dino Risi la volle ancora per Telefoni bianchi, per la cui interpretazione vincerà la Targa d'Oro ai David di Donatello nel 1976.
Il film fu accolto tiepidamente in Italia, ma ebbe un grande successo in Francia, dove la Belli, molto apprezzata, venne subito chiamata per affiancare Philippe Noiret in Giochi di fuoco. Sul finire degli anni 70, al culmine della popolarità, la Belli riuscì a inserirsi in alcune coproduzioni internazionali come Holocaust 2000 con Kirk Douglas, Il genio con Yves Montand, Doppio delitto con Marcello Mastroianni e Peter Ustinov, Un taxi color malva con Fred Astaire e nel 1978 Un fantasma di Sergio Gobbi. Ogni inquietante dramma segna la fine del periodo d'oro dell'attrice e l'inizio di una pausa professionale di qualche anno. La vita di Agostina Belli fu segnata da una tragedia sconvolgente. Nel 1970 sua madre Adele Margherita Dossena, gestore di una pensione a Milano, fu vittima di un brutale omicidio che rimane ancora irrisolto. Questo evento straziante scosse Agostina al cuore e gettò un'ombra sulla sua vita. Nel suo impegno per scoprire la verità, l'attrice si avventurò in un percorso tortuoso che coinvolse investigatori privati e sfide intimidatorie. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, il mistero rimase senza risposta, segnando indelebilmente la sua esistenza. Sulle pagine del giornale Controcorrente, Agostina Belli racconta la sua travagliata storia. Prima, la furia per un mancato approccio aggressivo al caso di omicidio della madre. Dissi al maresciallo che non erano state prese nemmeno le impronte digitali sul luogo del delitto. Lui mi rispose che quella era una pensione dove la gente andava e veniva e chiuse così il caso. Caso poi riaperto dalla stessa Agostina, grazie all'ingaggio di alcuni investigatori privati. Quando però iniziò a scoprirne di più a riguardo, cominciarono i primi atti intimidatori, il cane avvelenato, la macchina rubata e infine le telefonate minatorie. Alla fine, stremata da tutta quella situazione, Agostina Belli sporse denuncia. Continua così il suo racconto. Alla fine un capitano di polizia mi convinse a lasciar perdere tutto. Mi disse: «Signorina, la chiuda qui, questa è gente molto pericolosa». Dopo 1000 e più ricerche, purtroppo Agostina Belli dovette interrompere le indagini per fare chiarezza sul caso, che ancora oggi è quello che gli americani chiamerebbero un cold case, un caso chiuso anche se risolto. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se questo video ti sta piacendo non dimenticare di lasciarmi un like. Nonostante le avversità, Agostina Belli dimostrò una forza interiore straordinaria. Dopo un decennio di pausa degli anni '80, l'attrice milanese è tornata sporadicamente sul set, sebbene con minor frequenza che nel passato. Fino alla metà degli anni '90, fra le apparizioni di questo periodo, ricordiamo Vai avanti tu che mi viene da ridere del 1982 con Lino Banfi, Soldati 365 all'alba del 1987 di Marco Risi e la miniserie televisiva La voce del cuore con Gianni Morandi del 1995. Nel 1996 decise di ritirarsi dalle scene. Fece il suo trionfante ritorno nel 2006 con 1 su 2, dimostrando che la sua passione per la recitazione era ancora viva e vibrante. La sua capacità di evocare emozioni profonde e coinvolgere il pubblico rimase alterata, come dimostrato anche da ruoli che spaziavano dalla commedia al dramma. Oltre al suo fascino incredibile sullo schermo, Agostina Belli è e rimarrà un'icona indelebile nella storia del cinema italiano. Le sue interpretazioni e il suo coraggio nell'affrontare le avversità personali e professionali continueranno a ispirare artisti di ogni generazione. Il suo contributo alla commedia erotica all'italiana è ancorato saldamente all'immaginario collettivo. La storia di Agostina Belli è un intricato mosaico di trionfi e tragedie, una rappresentazione completa dell'esperienza umana. La sua forza nell'affrontare la tragedia, la sua dedizione, la sua arte ci insegnano che dietro le luminose luci della ribalta vi sono vite complesse, ricche di sfumature e cliccando sul video qui accanto scoprirai cosa è successo a quest'altra bellissima attrice. Però credevo che facesse effetto soltanto a mio marito. Ma guarda.